Ciao, oggi voglio farvi vedere come fare questo portatovagliolo. Fuori dagli schemi, perché comunque non è il classico portatovaglioli, è molto bello e un po' lunghetto da realizzare, però comunque con calma. Adesso andiamo al tutorial e vi faccio vedere come fare. Allora, per realizzare il nostro portatovaglioli abbiamo bisogno di due cerchi, uno un po' più grande e un piccolino. Io li ho già ricoperti con della lana. Allora, io sto usando appunto della lana bianca, l'ho ricoperto usando un uncinetto del 4, e se volete vedere, se magari avete problemi a vedere come si fa, andate sul mio canale e sul portarotoli della carta igienica c'è già come fare eventualmente per ricoprirlo, però è semplice perché comunque bisogna ricoprirlo solo con la di maglia bassa. Il piccolino lo stesso, ecco, questo è il piccolino, e quindi questi due li abbiamo fatti. Li mettiamo da parte perché poi vanno uniti insieme, ma ci vuole prima il resto del lavoro. Allora, iniziamo facendo un anello magico e andiamo a lavorare 24 maglie alte, quindi 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta, e lavoriamo all'interno 24 maglie alte. Per fare questo lavoro sto usando un uncinetto del 2,5 perché il cotone comunque non è né troppo grosso né troppo fino, è un cotone del 5 comunque. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Prima di chiudere il giro tiriamo il filo e chiudiamo il nostro giro sulla prima catenella di base. Il secondo giro andiamo a lavorare sempre 3 catenelle e 2 maglie alte insieme, cioè andiamo a fare gli aumenti, e quindi dobbiamo fare 2 maglie insieme, una singola, nello stesso punto 2 maglie insieme, quindi 2 maglie alte insieme e una maglia alta nel punto successivo. Dobbiamo fare così per tutto il giro. Terzo giro dobbiamo fare un aumento e 2 maglie alte, quindi ci rivediamo alla fine di tutto il giro. Allora, qui abbiamo fatto le 24 maglie alte, l'aumento con una maglia alta, il terzo giro con 2 maglie alte, e ho fatto un altro giro di mezze maglie alte. Quindi adesso vi faccio vedere come fare queste foglie. Io mi sono portata avanti perché il lavoro altrimenti diventerebbe troppo lungo. Quindi facciamo 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
e 11. Facciamo un'altra catenella, torniamo all'11ª e lavoriamo una maglia bassa, e su tutto il filo, su tutta la nostra arcata di catenelle, andiamo a lavorare delle maglie basse fino a tornare indietro. Ci fermiamo prima, non arriviamo alla fine. L'ultima catenella, praticamente, che era la prima iniziale, non la lavoriamo. Adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare sulle nostre maglie basse. Quindi andiamo a fare 2 catenelle in questo punto, andiamo a lavorare una mezza maglia bassa. Nel punto successivo 2 maglie alte, punto successivo una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta. Nel punto successivo ancora facciamo una maglia alta e una seconda maglia alta, sempre nello stesso punto. Nel punto successivo ancora facciamo una maglia alta e una mezza maglia alta. Continuiamo a fare ancora una mezza maglia alta e 2 maglie basse. Giriamo il lavoro, andiamo direttamente su questo lato e andiamo a fare ancora. Allora, per girarci il lavoro dobbiamo fare 2 catenelle, una maglia bassa, una seconda maglia bassa. Nel punto successivo andiamo a lavorare una mezza maglia bassa e una mezza maglia alta e una seconda mezza maglia alta. Adesso nel successivo ancora facciamo una maglia alta, una seconda maglia alta nello stesso punto. Nei punti successivi una maglia alta, punto successivo un'altra maglia alta, ancora una maglia alta e 2 maglie alte insieme nel punto successivo. Una maglia bassa, una seconda maglia bassa, giriamo il lavoro e saltiamo da dove abbiamo fatto la foglia precedente 1, 2, 3, 4, 5 punti e ci agganciamo facendo una maglia bassa, e questa è la nostra foglia. Ne facciamo ancora una insieme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facciamo il 12° per girarci, quindi torniamo indietro e facciamo su tutta la fila delle nostre catenelle delle maglie basse e torniamo indietro. Ricordatevi l'ultimo punto, che sarebbe la prima catenella che noi abbiamo iniziato, la lasciamo senza lavorata, quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro, rifacciamo un'altra catenella. Nello stesso punto andiamo a fare una mezza maglia alta, nel punto successivo una mezza maglia alta e una maglia alta
sempre nello stesso punto. Andiamo a lavorare una maglia alta nel punto successivo, una seconda maglia alta sempre nel punto successivo, una terza maglia alta nel punto successivo, una quarta maglia alta nel punto successivo. Nel punto successivo ancora facciamo una maglia alta e una mezza maglia alta. Punto successivo ancora una mezza maglia alta. Facciamo 2 catenelle, cioè 2 maglie basse, 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a ripetere gli stessi punti. Quindi ci rivediamo alla fine del giro. Finite le nostre foglie, andiamo nella foglia successiva, praticamente la prima che abbiamo fatto all'inizio del lavoro, e andiamo a lavorare una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa. Ok, adesso facciamo 2 catenelle e una mezza maglia e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima. Questo lo dobbiamo fare su tutta su questo lato, quasi su tutta la foglia. Nel successivo adesso vi faccio vedere dove agganciarci, quindi continuiamo così con 2 catenelle e una maglia bassissima. Dove abbiamo fatto le nostre 2 catenelle andiamo a lavorare altre 2 catenelle e facciamo una maglia bassa all'interno. Giriamo il lavoro e riprendiamo a fare 2 catenelle e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima. Facciamo così fino a metà foglia, non fino in fondo, più o meno. Prendiamo l'altra foglia che abbiamo a fianco, l'allarghiamo bene e ci posizioniamo in questo modo, quindi andiamo ad arrivare a metà della nostra foglia, facciamo il salto, praticamente saltiamo sull'altra foglia. Con una maglia bassissima ci agganciamo e continuiamo a fare di nuovo 2 catenelle e una maglia bassissima, 2 catenelle e una maglia bassissima, e questo lo facciamo, scusate, ok, allora questo lo facciamo fino a portarci di nuovo fino all'altra metà foglia. Arrivati a metà foglia ci agganciamo all'altra foglia. Dobbiamo fare così per tutto il giro delle nostre foglie praticamente, quindi ci rivediamo alla fine del giro. Come vedete il nostro lavoro è terminato, quindi le foglie hanno già preso un altro aspetto. Ci agganciamo alla prima foglia che noi abbiamo fatto, circa a metà foglia, con una maglia bassissima andiamo a chiudere il lavoro in questa maniera. Quindi le nostre foglie sono terminate. Mettiamo da parte questo lavoro e andiamo a fare la rosa centrale. Quindi per fare la rosa io ne ho già fatta una, praticamente è da fare tutta insieme in pratica. Quindi questa è la nostra rosa che poi arrotolata, praticamente vi faccio vedere, la arrotoliamo Questa era la nostra rosa finita in pratica. Quindi adesso vi faccio vedere come fare, ma questa è semplicissima da lavorare, e poi cuciamo i pezzi insieme. Quindi per fare questa rosa dovete mettere su 57 catenelle. Io adesso non ne metto su 57, ne metto su solo un po' e vi faccio vedere come iniziare a fare questa rosa.
metto su 10 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9 e 10, ok, e facciamo 1 2 3 4 catenelle, punto sul filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 punti di base, alla terza facciamo una maglia alta, 2 catenelle, alla terza facciamo una maglia alta, 2 catenelle, alla terza, perché saltiamo sempre 2 punti di base, facciamo una maglia alta. Ecco, questa è il nostro primo giro. Nel secondo giro ci giriamo facendo 3 catenelle, ne dobbiamo fare 5, quindi aggiungiamone 2, saltiamo il primo quadratino, saltiamo il secondo e andiamo nel punto che abbiamo fatto sottostante, facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, 5, e ci agganciamo qui con una maglia bassa, ok? Giriamo il lavoro facendo una catenella e andiamo a lavorare nel nostro archetto, andiamo a fare una mezza maglia alta, una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta, quindi 3 maglie alte, facciamo 3 catenelle, facciamo il nostro picciolino e rifacciamo 3 maglie alte, 3, una mezza maglia alta e una maglia bassa nella maglia bassa, una mezza maglia bassa, una maglia bassissima. Quindi riprendiamo il filo, entriamo nel prossimo archetto e facciamo di nuovo una mezza maglia alta, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 catenelle, facciamo il nostro picciolino, rifacciamo di nuovo 3 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassissima per chiudere il lavoro, ok? Così praticamente viene tutta la fila. Ricordatevi che dovete farne appunto io ne ho fatte solo 10 di catenelle, sono 57 catenelle, quindi la nostra rosa è finita. Questo è il risultato finale praticamente della nostra rosa. Adesso, allora, quando finite la rosa lasciate un bel pezzetto di filo, perché comunque bisogna dargli un paio di punti per fermarla. Passiamo, arrotolata la nostra rosa, andiamo a dargli un paio di punti qui all'inizio, cioè alla fine, così, giusto per fermarla. Poi teniamo dentro con le dita, ci aiutiamo e andiamo ad agganciarci qui, cerchiamo di prendere tutti i nostri giri all'interno, non tirate troppo, ok, e questo è giusto per fermare la nostra rosa. Riprendiamo il nostro lavoro e lo dobbiamo cucire qua in mezzo, così, quindi sempre con questo filo lavoriamo all'interno
e cerchiamo di dargli dei punti che non si vedano molto, in questa maniera, girando la nostra rosa. Naturalmente lavorate senza tirare troppo il filo. Facciamo 2 catenelle e qui andiamo a lavorare 5 maglie alte. 4 e 5, giriamo, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo una seconda catenella e andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie alte. Dobbiamo fare 7 giri, ci rivediamo alla fine del giro. Fatti i nostri 5 giri, prendiamo il nostro cerchio, quello grande, e ci andiamo a congiungere. Adesso praticamente dobbiamo chiudere il nostro lavoro a questo che volevo vedere dove era all'inizio. Ok, qua. Quindi facciamo perché bisogna, ok, con delle maglie bassissime agganciamo il lavoro al nostro cerchio, così. Prendiamo i punti da una parte e dall'altra, tiriamo il filo e ci agganciamo. Ok, lasciamo un pezzetto di filo perché dobbiamo cucirlo dietro. Ok, e questo è il nostro aggancio. Ok, adesso posizioniamo sopra il nostro fiore in modo che, ok, lasciate lo spazio qua per appendere il tovagliolo e sopra il nostro gancetto per appenderlo comunque. Quindi cerchiamo di fare così, in questa maniera. Quindi riprendiamo il nostro filo, cioè il nostro ago, passiamo un pezzetto di filo verde per chiudere, per fermare il nostro, ci siamo. Allora, qua in questa maniera, così facciamo un'entrata qui e un'uscita. Tiriamo un pochino il nostro filo, ok, giriamo il lavoro e gli facciamo un nodino. E togliamo il filo. Riprendiamo l'ago, passiamo la nostra lana, giriamo un attimino il lavoro e cerchiamo di cucire adesso sui nostri lati in questa maniera, leggermente, in modo che comunque i punti non si vedano
sull'altro lato, e lo fermiamo da un lato e dall'altro, così, con dei punti leggeri. Poi possiamo passare in questa maniera, giriamo il lavoro e sempre con dei punti leggeri finiamo di cucirlo. Il filo e allora qui abbiamo ancora un filo da far sparire, basta poi tirarlo dentro comunque, e questo è il nostro lavoro ultimato. Spero il lavoro vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.